Ciao amici, oggi vi faccio vedere come realizzare queste due versioni di portachiavi. C'è questo con il fiorellino, molto delicato e carino, e poi c'è questo con le ali, un cuore con le ali. Potete farle oppure no, le ali, lasciarle così semplicemente. Spero che vi piacciono, andiamo a vedere come lo realizzate. Per realizzare il portachiavi a cuoricino facciamo in questo modo: dobbiamo fare due pezzi uguali. Dobbiamo fare un anello magico di 6 maglie, poi facciamo una maglia in ogni maglia, sono 12 maglie, poi facciamo una maglia a un aumento per tutto il giro e sono 18 maglie. Facciamo un altro giro di 18 maglie e poi, dopo aver fatto tutti e due i pezzi, dobbiamo andare ad unirli. Quindi entriamo nella prima maglia qui e dobbiamo fare il giro di queste 18 maglie, in modo da fare prima il giro di queste 18 maglie e poi successivamente andiamo a fare anche il giro di queste altre 18 maglie. In totale, dopo aver fatto tutto il giro, saranno 36 maglie lavorate. Per quest'altro giro andiamo a fare ogni 4 maglie, facciamo una diminuzione, in totale saranno 30 maglie lavorate. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, saranno 24 maglie lavorate. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, saranno 18 maglie. Facciamo un altro giro di 18 maglie e iniziamo a riempire con la vatta sintetica. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, saranno 12 maglie. Proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Ora, in base al cuoricino che andiamo a realizzare, possiamo fare o una catenella e poi magari andiamo ad aggiungere le palline sotto, oppure possiamo chiudere e nascondere il filo all'interno. In questo portachiavi che sto realizzando vado a lasciare la catenella lunga così, mentre in quest'altro posso anche chiuderlo e nascondere il filo all'interno. Per realizzare la base del fiore dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto per il cuore, quindi andiamo a fare l'anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Andiamo a fare una maglia, un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse e possiamo ora staccare il filo. Quindi questa base qui è la stessa che abbiamo utilizzato anche per fare le due parti del cuore. Ora dobbiamo fare la parte di dietro del fiorellino, che andrà fatta allo stesso modo, solo che eviteremo di fare il secondo giro di 18 maglie, quindi dobbiamo fermarci solo al primo giro di 18 maglie. Per la parte di dietro del fiore ho fatto l'anello magico di 6 maglie. Ora vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro saranno 18 maglie. Posso poi andare a unire le due parti, quindi non stacchiamo il filo ma andremo ad unire le due parti. Ho terminato il mio giro di 18 maglie e ora vado ad unire le due parti e all'interno andrò a mettere un po' di ovatta sintetica verso la fine, in modo da poter poi chiudere le due parti e renderle un po' più cicciottelle. Quindi vado semplicemente a prendere le maglie in questo modo e faccio il giro chiudendole con una maglia bassa e vado a fare le 18 maglie in questo modo, unendo tutte e due le parti. Verso il termine poi andrò ad aggiungere un po' di ovatta sintetica all'interno, in modo da chiuderlo in questo modo qui. Ho messo un po' di ovatta sintetica all'interno e vado a proseguire con la chiusura, quindi vado in ogni maglia e proseguo con le maglie basse fino a chiudere tutto. Prima di staccare il filo andiamo a fare una catenella di 5-6 maglie e possiamo staccare. Ora andiamo a fare due palline. Io ho fatto un anello magico di 6 maglie, poi ho fatto un aumento in ogni maglia, sono 12 maglie. Ho fatto un altro giro di 12 maglie e poi ho fatto le diminuzioni fino a chiudere completamente la pallina. Stessa cosa sono andata a fare con un filato rosa più chiaro e ora con il rosa sempre più chiaro andiamo a fare questi petali a questo fiore. Allora, in questo caso ho utilizzato il rosa, qui vado a utilizzare quello giallo e quindi faccio in questo modo: entro qui dove sta la catenella e vado a fare una catenella di 1 2 3 4 e 5 maglie, salto 2, vado nella prossima e vado a fare una maglia bassa, poi vado a fare di nuovo 5, 1 2 3 4 e 5 fino ad ottenere un totale di 8 petali.
quindi andate a distribuire un po' le maglie in modo da ritrovarvi con 8 petali. Ci agganciamo poi alla fine con una maglia bassissima, quindi alla prima maglia, e andiamo ora a fare in questo modo. Dobbiamo lavorare una maglia bassa, poi 4 maglie alte nell'archetto, 1, 2, 3 e 4, e poi di nuovo una maglia bassa sempre nello stesso archetto. Entriamo nel prossimo archetto e ripetiamo l'operazione. Facciamo una maglia bassa, 4 maglie alte e una maglia bassa per tutto il giro, cioè per ogni archetto dobbiamo andare a ripetere questa sequenza. Infine ci agganciamo con una maglia bassissima nella prima delle maglie, chiudiamo il lavoro e questo sarà il fiorellino che andremo a posizionare sopra il cuoricino. E dopo aver fatto tutti i nostri pezzi possiamo andare a cucire. Lì dove abbiamo fatto la catenella sotto il cuoricino, vi ricordate, alla punta, dobbiamo andare a posizionare la pallina, quella dello stesso colore del cuore. Poi potete metterla anche come più vi piace, quindi vado alla base qui e vado ad applicare la mia pallina in questo punto. Poi ovviamente potete scegliere voi dove andarla a applicare. Io la vado ad applicare qui in questo lato in questo modo, poi potete scegliere e decidere voi come andare a rifinire il vostro lavoro. Quindi andiamo a posizionare bene la pallina qui sotto e possiamo staccare poi il filo. Alla seconda pallina possiamo fare la catenella, così come abbiamo fatto al cuore, e la andiamo a posizionare al lato. Magari la potete fare delle stesse dimensioni, la potete fare più lunga, più corta, come più gradite, come più vi piace. Andate poi a sistemare anche questa vostra pallina al lato del cuoricino dove abbiamo messo l'altra. Così potete farla anche più lunga dell'altra, più corta, come più vi piace. La catenella che abbiamo lasciato dietro al fiorellino possiamo posizionarla al centro dalla parte di dietro e andate poi a bloccare anche questa al centro del cuore qui. Bloccate bene il tutto, passate più volte in modo che sia ben rinforzata e poi andremo a mettere il nostro portachiavi sopra qui sul fiorellino. Ho fatto poi un'altra catenella di 6 maglie e vado ad applicare il mio anellino portachiavi nella catenella in questo modo. Vado a fermare al centro così con ago e filo e poi vado a cucire dietro al fiore. E questo sarà il portachiavi, uno dei due. Poi possiamo fare un altro allo stesso modo, però anziché andare a mettere il fiorellino lo possiamo fare con una nappina sotto. Mettiamo delle perline qui prima di arrivare alla nappina e andiamo poi a pendere sotto. Volendo possiamo appendere sempre il portachiave così come abbiamo fatto qui, facendo la nostra catenella e poi cucendola dietro come preferite, e possiamo fare anche un cuore con le ali. Per realizzare le ali al nostro cuoricino entriamo qui lateralmente e prendiamo il filato bianco e dobbiamo realizzare una catenella 1 2 3 4 e 5, poi giriamo, quindi facciamo un'altra catenella per girare e andiamo a fare 5 maglie bassissime o basse, facciamo le basse, 5 maglie basse nelle nostre catenelle. Ora dobbiamo tornare nella base del cuore con una maglia bassissima, andiamo nella prossima maglia subito dopo qui a fianco e andiamo a fare la stessa cosa. Andiamo a lavorare nuovamente 5 2 3
4, 5, una per girare e di nuovo 5 maglie basse nelle 5 catenelle. Torniamo un'altra volta nella base del cuoricino e facciamo per l'ultima volta un'altra aletta. Facciamo una maglia bassissima in modo da agganciarci qui e ora facciamo l'ultima sempre da 5. 1, 2, 3, 4, 5, una per girare, ritorniamo con delle maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. Possiamo ora tornare alla base, andiamo a chiudere con una maglia bassissima e poi andremo a nascondere con ago e filo il filo all'interno. E abbiamo creato così le alette. Andiamo a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Per realizzare la nappina che mettiamo sotto il cuoricino possiamo andare a avvolgere un po' di filo intorno alle dita così come ho fatto io e poi andiamo a chiudere la parte centrale con un altro po' di filo, così stringiamo bene, andiamo a chiudere, poi andiamo a tagliare la parte centrale. Prima di tagliare la parte centrale possiamo andare a stringere questa parte qui, ma conviene prima fare in questo modo. Chiudiamo così, prendiamo un altro po' di filo e andiamo a chiudere qui alla base e poi andiamo a tagliare sotto. Ho tagliato un altro po' di filo, vado a chiudere questa parte qui in modo da stringere anche questa parte, faccio 2 nodi, taglio poi a misura la nappina, la vado a tagliare a misura come preferisco. Qui ho fatto una catenella alla base del cuore, ho unito la nappina sotto e ora vado a fare un'altra catenella in modo da mettere l'anellino portachiavi al mio portachiavi. Quindi vado sempre ad inserire qui, vado a cucire questa parte piegandola in questo modo e poi la vado a cucire dietro al portachiavi. Possiamo mettere anche delle perline qui come preferite per decorarlo e questo sarà il nostro portachiavi con le ali. Potete farle le ali come no, come più vi piace, e questo sarà invece con il fiore. Spero che i miei 2 portachiavi vi piacciono queste idee, spero che vi siano utili. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao! E lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.